In questo video cercheremo di capire che cos'è il cifrario di Cesare e come si può utilizzare per nascondere dei messaggi segreti nel testo. Per prima cosa prendiamo l'alfabeto inglese da 26 lettere. Stiamo cercando una regola semplice per modificare il nostro alfabeto in modo da poter scrivere dei testi segreti senza che nessuno ci capisca. Una regola semplice potrebbe essere quella di prendere ciascuna lettera e sostituirla con quella che si trova 3 posti più a destra. Prima di tutto numereremo le lettere da 0 a 25. Nel caso della A, finiamo sulla lettera numero 3, cioè la D. Tuttavia, vogliamo effettuare questa operazione su tutte quante le lettere rimanenti. Per semplificare le cose, scriviamo un altro alfabeto subito sotto. A questo punto lo spostiamo in modo che la A e la D si trovino una sopra l'altra. Questa semplice operazione ci ha fornito una tabella che possiamo applicare con facilità. Ci basterà sostituire le lettere che si trovano sopra con quelle che si trovano subito sotto. Tuttavia questa tabella non è molto chiara, poiché non ci spiega che cosa dobbiamo fare con le lettere X, Y e Z, che non hanno un compagno subito sotto. Per risolvere questo problema dovremo fare qualche passo indietro e lasciare che la nostra mente si pieghi. In questa nuova configurazione le lettere sono disposte a raggiera e seguono quindi un percorso circolare. Qui non c'è né un inizio né una fine. Come puoi notare, ci troviamo di nuovo alla posizione di partenza, dove ogni lettera è direttamente collegata a se stessa. Possiamo perciò procedere come avevamo fatto in precedenza e ruotare l'alfabeto giallo indietro di 3 passi. La A si trova di nuovo sopra la D, la B si trova di nuovo sopra la E e la C si trova sopra la F. Tuttavia, in questa nuova disposizione è successo qualcosa di diverso, perché possiamo con facilità capire a che cosa si collega la Z. Questa configurazione ci permette di capire subito che la Z si collega alla lettera C, quindi non c'è alcun tipo di ambiguità. Ora cerchiamo di definire ciò che abbiamo appena visto da un punto di vista matematico. Sappiamo che la Z ha indice 25. Sappiamo inoltre che vogliamo spostare tutte le lettere di 3, per cui dobbiamo sommare 3 a 25, ottenendo 28. Il problema è che il nostro alfabeto ha soltanto 26 caratteri, perciò non esiste nessun carattere con indice 28. Ci serve perciò un modo per portare 28 di nuovo tra 0 e 25. Proviamo a calcolare 28 diviso 26. Il resto di questa divisione intera è 2. Il resto è incredibilmente utile in questo contesto, poiché il resto di una divisione intera tra un numero e 26 deve per forza essere compreso tra 0 e 25, esattamente come gli indici del nostro alfabeto. Per questo motivo utilizzeremo il 2 al posto del 28. Come puoi vedere dalla tabella, il 2 corrisponde proprio alla C, il che è perfettamente in linea con quello che avevamo visto sulla ruota di Cesare. Ora domandiamoci quanti diversi metodi abbiamo per cifrare un messaggio utilizzando il metodo di Cesare. Sulla sinistra trovi la configurazione base, quella dove ogni lettera punta a se stessa. Questa equivale a non ruotare nessuna delle 2 ruote. Sulla destra proveremo varie configurazioni in ordine, facendo una serie di piccoli passi, per vedere che cosa succede. La configurazione numero 1 è quella dove la A si trova sopra la B. La configurazione numero 2 è quella dove la A si trova sopra la C. Nella configurazione numero 3, la A si trova sopra la D
scopriremo che esistono soltanto 26 diverse configurazioni, inclusa quella base. L'ultima di queste configurazioni è la configurazione numero 25, dove la A si trova sopra la Z. Ti sarai probabilmente accorto che se facessimo un altro passo finiremmo di nuovo nella posizione base, cioè la posizione numero 0. La configurazione numero 26 è infatti uguale e identica alla configurazione numero 0. Queste due configurazioni sono in realtà la stessa configurazione. Perciò ruotare di 26 volte equivale a non ruotare affatto. Nella configurazione numero 27 la A si trova sopra la B. Se ricordi, questo era già successo nella configurazione numero 1. Infatti, ruotare 27 volte equivale a ruotare una volta sola. In generale, se stiamo cercando di decifrare il messaggio, non abbiamo bisogno di provare nessun'altra configurazione, perché qualsiasi altra rotazione ci porterebbe in una delle configurazioni che abbiamo già visto. In totale, quindi, ci sono soltanto le 26 chiavi di partenza. Ora sostituiamo le lettere della parola Roma con quelle che si trovano 3 posti più avanti nell'alfabeto. La parola risultante è la parola Urpd. Mettiamoci perciò nei panni di un attaccante. Per capire il messaggio nascosto in questa frase, l'attaccante avrà bisogno di provare tutte e 26 le chiavi possibili. Gli basterà applicare 26 chiavi in successione, indipendentemente da quale sceglie per prima. Tra tutte quante le 26 chiavi, una dovrà per forza mostrargli il significato del messaggio. Trovata. Come potevamo aspettarci, l'unica parola di senso compiuto che abbiamo ottenuto è proprio la parola Roma, che avevamo inizialmente nascosto. La chiave che ci permette di decifrare il messaggio è la chiave -3. Ora un attaccante saprà che per decifrare i messaggi gli basta tornare indietro di 3 passi nell'alfabeto. Questo tipo di attacco prende il nome di attacco a forza bruta, poiché stiamo provando tutte le chiavi in successione. Attacchi di questo tipo sono diffusi in informatica e a volte possono essere eseguiti anche su migliaia di diverse chiavi.